amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a girare un video tutto l'oleandro che vedete qui alle mie spalle. Fra poco verrà potato da chi? Da Luigi Di Primio, che è qui insieme a me, titolare di Oasi Vivai Piante. Siamo a Ripa Teatina e proprio Luigi mi dice: guarda, una delle domande che mi fanno più spesso qui al vivaio è proprio come potare l'oleandro, e quindi ho detto: guarda, ho colto la palla al balzo, perché dico: guarda, abbiamo qui uno splendido esemplare qui che va potato, e quindi dice: guarda, ti faccio vedere in 2-3 minuti come si pota l'oleandro. Quindi Luigi, come si inizia innanzitutto, come si impostano i lavori per la potatura? Allora, l'oleandro sicuramente è una pianta che ha un portamento cespuglioso. Ci sono anche oleandri adattati a fare degli alberi, però l'oleandro per natura o per sua vocazione è un grande cespuglio. Questo che noi abbiamo davanti è un oleandro di varietà a fiore doppio, è una cultivar particolare che si chiama Torre Marconi, è una varietà che abbiamo noi, che coltiviamo noi, proprio di questa varietà specifica, perché ha un fiore doppio ma con una piccola strisciatura di bianco. Vogliamo potare questo esemplare, piccola strisciatura di bianco sui petali. Vogliamo potare questo esemplare perché si presta molto a capire, a far capire quella che è una delle domande più ricorrenti, cioè come si potano gli oleandri. Nella potatura dell'oleandro si è creata una visione distorta del tipo di potatura, perché molti si riferiscono a quella potatura maldestra che usano fare lungo le autostrade, che passano con il trinciatutto e radono la pianta a zero. Ma loro lo fanno per motivi di praticità o per mancanza di manovalanza e quindi anche di competenza. Certo. Ma l'oleandro ha bisogno di una potatura specifica, cioè si chiama potatura alternata, nel senso che l'oleandro, come si vede bene qua, fa i fiori sugli apici e sui rami dell'anno precedente, cioè i rami vecchi alle punte emettono fiori e quindi danno una bella fioritura. Poi però puntualmente nella stessa pianta troviamo anche rami giovani all'interno che non hanno fiori, ma che li avranno nell'anno prossimo. Per cui tutti questi rami giovani che vengono fuori dal... E li riconosciamo, diciamo, dal colore, anche giusto? il colore verde molto tenero, erbaceo, stanno proprio a dimostrare che sono rami dell'anno, cioè di quest'anno in corso. Okay. Questo è un ramo del 2017. E porterà a fiore l'anno prossimo. E porterà fiore l'anno prossimo. Invece questi vecchi dell'anno scorso, addirittura di 2 anni fa, portano i fiori adesso. Ovvio che la potatura non può prescindere da questa conoscenza, e quindi nella potatura andremo a rimuovere i rami ormai vecchi, cioè i rami che hanno già fiorito e che quindi l'anno prossimo stenteranno a fare una nuova fioritura, faranno delle fioriture abortive ma non belle, non significative, e quindi a vantaggio dei rami nuovi che saranno fioriferi l'anno prossimo. Bene, allora procediamo con la potatura. La potatura quindi, e questo è un esemplare specifico, nel senso che ha una situazione tipica di quella che noi andiamo ad avere nelle nostre case, nei nostri giardini, cioè un oleandro lasciato un po' a se stesso nel dubbio taglio o non taglio. Allora noi dobbiamo recidere molto in basso tutti i rami che hanno più di un anno, lasciando invece tutti i rami più giovani e che saranno fioriferi l'anno prossimo. Cioè è proprio una potatura drastica quella, comunque. Drastica e senza pietà, nel senso che... Senza pietà, attenzione. Senza pietà, perché così noi avremo sicuramente nuove fioriture e abbiamo una possibilità di rinvigorire, ringiovanire la pianta nella sua totalità. Anche un'altra informazione che diamo ai nostri amici è quella del periodo di potatura. Ecco, quando Luigi? La potatura, essendo l'oleandro una pianta mediterranea, io penso che sia necessario potarla in marzo, cioè poco prima della ripresa vegetativa, poco prima che la pianta ricominci la sua tipica vegetazione, che è primaverile. Quindi a marzo si opera questa potatura, che come vedete è una potatura di rimonda, di pulizia, con tutti questi rami vecchi, è una potatura anche semplice, e poi ovviamente restano in vigore tutti questi rami. Possiamo anche non completare la potatura, possiamo anche, una volta capito il concetto, Certo. Allora, possiamo praticamente vedere che questa pianta avrà l'anno prossimo tutti questi rami giovani
che adesso in autunno continueranno anche a crescere, anche a formarsi, e abbiamo sicuramente una nuova fioritura. Abbiamo ricompattato il cespuglio. Guardate in 2 minuti Luigi che cosa ha fatto. Adesso abbiamo fatto metà lavoro è stato fatto. Questo è già un grande oleandro, no? Sì, questo è un oleandro che ha circa 15 anni. Vedete che ha un ciocco bello invecchiato, bello duro, ramificato, però l'oleandro ha tante gemme nascoste, tante gemme quiescenti dalle quali riemette giovani rami che saranno fioriture per l'anno prossimo. Perfetto, quindi abbiamo visto insieme a Luigi come dare non solo una nuova forma, ma soprattutto garantirci per il prossimo anno delle fioriture, perché se no avremo, se non facciamo nulla, avremo una cosa oltre che disordinata con mancanza di fiori. Certo, avremo questi rami lunghissimi, non fioriferi, molto disordinati. Perché poi vanno a cercare la luce, quindi sotto, giusto? Sotto tendono a perdere le foglie, quindi diventano dei rami che solo all'apice hanno... conservano ma soprattutto non fioriranno perché non hanno la forza di fiorire, invece la parte giovane, la parte di un anno di crescita ha tutta la linfa necessaria per poter fiorire. Bene, allora noi qui da Ripa Teatina vi salutiamo. Ricordate sempre che comunque appunto l'oleandro necessita di potatura e abbiamo visto oggi insieme a Luigi proprio come poterlo fare, anche almeno il sottoscritto ha visto che è una cosa abbastanza semplice, soprattutto una volta capito il concetto che Luigi ci ha spiegato in modo chiaro e semplice. Alla fine di questo video, come sempre, vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e condividetelo nei social. Ciao, al prossimo video!